Cuoricini, cuoricine, come state? Tutto bien? Oggi sono sola. Kitty per un periodo non sarà con noi perché sta facendo l'antibiotico. Tornerà quando sarà un pochino meglio. È vecchietto lui, eh? Forse non ve l'ho mai detto, ma quest'anno sono quasi 16. Quindi lo lasciamo riposare. Ed oggi, visto che siamo prossimi a San Valentino, parliamo d'amore, della tua metà. Poi, a fine stesa, risponderò anche ad una tua domanda con un doppio mazzo di arcani maggiori, per rafforzare ancora di più il responso. E allora, subito dopo la sigla, scegli a distinto uno dei 3 mazzi e andiamo a vedere chi sarà la tua metà. Cuoricini, cuoricine, come state? Tutto bien? Prepariamo i 3 mazzi per questo video, questo interattivo, dal titolo in rima: "Chi sarà la tua metà?". Sapete che, è un interattivo e come tale va considerato. Se non fa riferimento o non risuona con la vostra situazione, lasciatelo andare, passate oltre perché, significa che non è per voi. Vi ricordo anche che, questo video, questo interattivo, ha validità da quando viene visto, indipendentemente dalla data di pubblicazione. Quindi vale anche se lo vedete tra 1 mese, 2 mesi, anche 1 anno o 2 anni, a prescindere da quando viene pubblicato. Aggiungo ancora queste carte e gli oggettini. Per la variante numero 1 abbiamo il campanello thailandese che rappresenta la buona suerte, che significa fortuna. Variante numero 2 con le chiavi che aprono e chiudono porte. E per ultima, ma non meno importante, la variante numero 3 con il cuore, che simboleggia la passione. Focalizzatevi bene su una delle 3 varianti, sui mazzi oppure sugli oggettini, come preferite voi, e andiamo a vedere i tarocchi, cosa dicono, cosa vogliono dirti sulla tua metà. Quindi chi sarà la tua metà? Ti lascio un po' di tempo per pensare. Campanello, iniziamo con te. Suerte, campanello, per te. Andiamo a vedere chi sarà la tua metà. Prima però faccio una piccola premessa andando a parlare di te. Vediamo cosa ci dicono per il campanello. A fine stesa ti chiederò poi di pensare anche ad una domanda per darti una risposta secca con un doppio mazzo di arcani maggiori. Campanello, qui sei di un segno di fuoco. Ariete, Leone e Sagittario, ma potresti anche essere di un segno d'aria, Gemelli, Bilancia, Acquario, oppure avere un ascendente in uno di questi segni. Il campanello è un qualcuno che ha a che fare con la musica, oppure ti piace ascoltare musica, insomma, sei una persona dinamica, amante della musica, del movimento, ti vedo sempre in movimento, campanello. Un qualcuno che è sicuramente innamorato in questo momento, ma allo stesso tempo qua c'è una sorta di piccola preoccupazione che potresti avere. Potrebbe essere anche riguardo il lavoro o riguardo un qualcosa che stai realizzando, una piccola
ci fanno vedere qua preoccupazione. Forse ti stai sentendo esclusa o escluso da un qualcosa, probabile, ma allo stesso tempo, qui con questa carta del mago, sei un qualcuno che potrebbe anche avere una passione in ambito esoterico, oppure con uno spiccato intuito, o ti piace leggere i tarocchi, la spiritualità, nonché sai indirizzare le tue energie nella maniera giusta, quindi focalizzati sempre su cose positive, perché è come se questa carta ti stesse dicendo che hai questa capacità, quindi è importante pensare positivo. Campanello, oltre a queste cose che già ti ho detto, ti vedo una persona molto paziente ed anche con un bel caratterino, con questo imperatore. Potresti avere famiglia o desiderare di averne, nonché ti vedo in coppia con qualcuno. Abbiamo l'imperatore e l'imperatrice, magari sei anche un amante degli animali, o te ne prendi cura, potresti avere un cane, un gatto, nonché ti vedo una persona molto empatica, molto come se tu fossi un po' il punto di riferimento per tante persone. Quando c'è bisogno di un qualcosa vengono a cercare il campanello qua, ti bussano alla porta, suonano il campanello. Quindi ti stavo dicendo di te che penso che tu possa aver incontrato con questa carta del sole, o si è manifestato nella tua vita di recente qualcosa di molto bello ed importante, perché con questa carta del sole è un po' un trionfo, è su un qualcosa. Chissà però perché con questo 5 di spade è come se tu avessi magari rinunciato, ecco, a voler fare un qualcosa che peraltro avevi già intrapreso o stavi intraprendendo, e c'è una sorta di rinuncia su un qualcosa. Chissà cos'è. Scrivimelo un po' nei commenti qua. Campanello, in ultimo ti dico che ti vedo una persona molto giovanile, potresti dimostrare anche meno anni della tua età, e concludo dicendo ancora che ti vedo un qualcuno che in questo momento ha delle possibilità, non si fa mancare nulla, o non dovresti farti mancare nulla, perché le possibilità le hai. Questo voler lasciare andare un qualcosa che è curioso, però qui dobbiamo parlare d'amore. Io qua ti vedo in coppia con un qualcuno, perché avevamo l'imperatore e l'imperatrice. Potresti anche avere dei figli o desiderare di averne, nonché potresti essere in coppia con una persona un pochino più giovane di te, o che dimostra meno anni della sua età. E adesso vado a dirti chi sarà la tua metà, o chi è la tua metà. Ti dirò poi a fine stesa anche l'iniziale del nome, del cognome, o il paese dove questa persona vive. Vediamo un po' la vostra situazione. Vabbè, questa metà tu già la conosci, guarda che spettacolo. Abbiamo per 2 volte nella stessa posizione la carta del sole, e non è un caso, Quindi tu questa metà già la conosci,
vi siete incontrati o dovete incontrarvi, insomma. Ti dico che già la conosci perché, anche se in questo momento potrebbe essere distante da te o con questo eremita, è possibile che non vi stiate vedendo o sentendo, c'è qualcuno che si è un pochino chiuso o si sta magari anche un po' proteggendo da un qualcosa. La tua metà potrebbe essere di un segno d'acqua, un Cancro, Scorpione, Pesci. Ma anche di un segno d'aria, Gemelli, Bilancia, Acquario, o avere un ascendente in uno di questi segni. La tua metà è quel qualcuno che quando siete insieme andate a passare dei magnifici momenti con questo 9 di denari. Tu lo conosci già. E se tante volte hai pensato o hai considerato questa relazione una battaglia persa con questo 5 di spade, o magari ti sei sentito o sentita di voler abbandonare questa situazione, sono dell'idea che non sarà proprio così. Qua è possibile che tra di voi si siano intromesse delle persone, o si sia intromesso un qualcuno che ha disturbato un po' questa relazione. Guarda qui, 2 di coppe e la stella. Qui c'è un gran bell'amore ricambiato, vedendo queste 2 carte, mi viene da dirti che Sant'Agostino diceva che la misura dell'amore è amare senza misura. Qua si ama senza misura, per il campanello. Anche se con questa forza e l'asso di spade è possibile che ci sia un qualcosa da definire, o che già l'avete fatto o lo state facendo. In particolare penso che bisognerebbe rivedere un po' le persone che girano intorno a questa vostra relazione. Fate un po' attenzione. Con questa imperatrice potrebbe anche essere una madre, un qualcuno un po' invadente, o non semplicemente una madre, potrebbe esserci anche una donna che disturba un po'. Chiaramente non vale per tutti, però qui dicono che potrebbe anche essere che tu, campanello, ti senti che qualcuno invade un po' il tuo spazio con questa persona, naturalmente. Ci sono dei progetti che fate o che state facendo, un qualcosa che probabilmente non si è ancora concretizzato. Qui vedi, non a caso mi esce sulle possibilità, e c'è un qualcosa che adesso sa ancora di poca concretezza con questo 7 di coppe, però qua abbiamo un 10 di coppe, che è una carta che ci parla di un amore consolidato o che andrà a consolidarsi. Guarda che meraviglia, guarda, te l'ho già fatte vedere prima, ma 2 carte del sole, un 10 di coppe, campanello. E va bene che tu sei rappresenti la buona suerte, ma qui abbiamo cominciato in bellezza. Cosa ti dico altro? Che la tua metà è un uomo, lo vedo di media statura, che potrebbe anche portare i capelli un pochino lunghi, o lo vedo
con tanti capelli o potrebbe portarli anche un pochino più lunghi del normale. Adesso non per tutti chiaramente, però, lo vedo un qualcuno che, mhmm, sì, ha dei progetti qua, avete dei progetti insieme, ma c'è un qualcosa, che non si riesce magari a concretizzare. Guarda, c'è uscito anche il Re di coppe e la carta si era un po' distrutta e ho dovuto aggiustarla così alla bell'e meglio. Sono particolarmente affezionata a questo mazzo che avevo comprato personalmente in Spagna, è tantissimo che lo uso e si è già un po' distrutto. Devo fare un altro viaggio per andarne a comprare un altro. Vabbè. Questo è il Re di coppe che ci parla di amore e sentimenti. Lo stavo dicendo già dall'inizio e non a caso mi è di nuovo uscito qua, eh. Sai, l'amore semplifica tutte le cose e non a caso penso che valga per te, campanello, questo detto, eh. La tua metà è un qualcuno che viaggia, che si sposta, lo vedo in movimento, o potrebbe anche vivere in un'altra città. Fate dei viaggi per raggiungervi qui, eh. Ci sono degli aspetti del suo carattere a volte però che possono anche forse una mancanza di delicatezza su certe cose o il modo di, esprimersi, di parlare, che alle volte ti porta a pensare magari, insomma, che lui possa non essere la persona giusta per te. Io di fatto qua vedo che è la persona giusta, che tu conosci già questa persona. E qui abbiamo l'imperatore, ti parlavo di questo carattere che è possibile che sia un pochino autoritario, magari un pizzico despota, però con le idee chiare. Quindi questo è importante, eh. Qua a Campanello, mhmm, sì, lo vedo in un'altra città. Abbiamo anche il mondo. È un qualcuno che probabilmente si sposta per lavoro, è possibile, o che viaggia e che allo stesso tempo potrebbe anche, sempre per lavoro, indossare una divisa o comunque un qualcosa che serve per la professione che lui fa. Lo vedo in divisa, volendo, eh. È un qualcuno che, nonostante questo, diciamo, carattere un pochino più, come ti dicevo, spigoloso, riesce a essere anche romantico con questo Re di coppe, c'è del romanticismo, ci sono, degli omaggi, dei regali, delle romanticherie che questa persona potrebbe, ecco, farti. Penso che tu possa essere abbastanza soddisfatta o soddisfatto di questa metà, nonostante magari questo piccolo appunto sul carattere che ti ho fatto prima, Sai, dicono che era Schopenhauer, mi pare che lo dicesse, che il destino può mutare, ma la nostra natura mai. Quindi sappi che la natura dell'imperatore è difficile che muti, mh? Però va bene così, ce lo teniamo così, perché io qua ci vedo un gran bell'amore, ci vedo quel classico amore che, dicono sia l'unica cosa che trascende
dal tempo e dallo spazio, guarda, imperatore e imperatrice, nuovamente qui in questo mazzo. Questa è la tua metà, la persona che probabilmente stai frequentando in questo momento, campanello, è la tua metà. E le carte te lo confermano. Adesso vado a dirti l'iniziale del suo nome o del suo cognome. Stavo pensando se riuscivo ancora a dirti un qualcosa. Ma c'è anche con questo papa una bella connessione tra voi due. C'è un qualcosa che, come ti dicevo, trascende dal tempo e dallo spazio, ed è l'amore poi fondamentalmente. Che bella stesa per il campanello, abbiamo iniziato bene. Vediamo un po' l'iniziale del nome o del cognome, o magari è il paese dove questa persona vive. Vediamo per il campanello. Beh, lettera F, A, P, S, T, B, G, M, lettera D, credo di averla già detta, e lettera V. Questa è l'iniziale del suo nome o del suo cognome, oppure il paese dove questa persona vive. Adesso vado a darti un numero che potrebbe ricordarti un qualcosa di questa tua metà. Potrebbe essere la data di nascita, il numero, appartenere al numero di telefono, oppure magari anche un numero che vedi ripetersi spesso. Sono 4 i numeri che ti do. Vediamo se ti risuona. La metà del campanello. Numero 2, 21, 75 e 10. 2, 21, 75 e 10, magari 75 è l'anno di nascita, o potrebbe avere 21 anni, esempio. Comunque 2, 21, 75 e 10 per la metà del campanello. E adesso ti chiedo di pensare ad una domanda e vado a darti una risposta secca con gli arcani maggiori. Può essere anche una domanda che fa riferimento a questa tua metà. Un doppio mazzo questa volta di arcani maggiori, li ho messi insieme perché ne ho 2 di questi che sono quelli che utilizzo abitualmente. Quindi campanello, pensa a questa domanda e vado a darti la risposta. Vediamo cosa ci dicono per il campanello. Per la domanda del campanello. La torre, la temperanza e il papa. Qua, se la tua domanda faceva riferimento a una situazione che si è presentata improvvisamente nella tua vita, potrebbe essere anche, se vogliamo, una chiusura, una rottura con una chiusura di rapporto improvvisa, inaspettata. Qui molto chiaramente le carte ti dicono che con la temperanza e il papa andiamo nuovamente a ritrovare un accordo,
Quindi penso che non ci sia da aggiungere altre carte. La risposta è un sì, però, mio malgrado devo dirti che bisogna avere pazienza, perché la temperanza è un po' quella carta, che ci indica quello. Comunque, su una situazione che può sembrarti chiusa, ferma, insomma io non so quale sia la tua domanda, però ti sto dando tutte le possibili varianti. Sappi che con un pizzico di pazienza e questo papa si ritrova un accordo, si trova una soluzione, si va a fare una scelta giusta. mh? E vedendo queste carte, se hai chiesto riguardo i sentimenti, mi viene da dirti che è nella separazione che si sente e si capisce la forza con cui si ama, se questo è il caso tuo. mh? E penso che tu mi abbia capita, campanello. Ti dico adelante con questa tua metà e passiamo alle chiavi. Adelante, campanello. Chiavi, suerte per voi. Vediamo cosa dicono i tarocchi sulla tua metà. Prima vado a fare una piccola premessa su di te. Vediamo un po' chi sono le chiavi. Beh, chiave, sei un segno di terra, Toro, Capricorno, Vergine. Ma potresti anche essere di un segno d'aria, Gemelli, Bilancia, Acquario o avere un ascendente in uno di questi segni. In chiave sei un qualcuno che in questo momento potrebbe sentirsi in una situazione che si ripete. Abbiamo questa ruota, qui è una ripetizione di eventi. Con questo 5 di coppe abbiamo la nostalgia di un qualcuno, nonché con un 3 di spade è come se ci fossimo sentiti un pochino feriti, perché abbiamo visto o sentito un qualcosa, è anche una sensazione un po' di tradimento, per un qualcosa che ti è stato detto o una situazione, qua se parliamo di sentimenti, in cui ti sei trovato o trovata e ecco qua, è una nostalgia per un qualcosa o un qualcuno. mh? Chiave. Vedi, non a caso questa ruota ci sta indicando che oltre al fatto di sentirti, ecco, in questa situazione che si ripete o non evolve, io qua ci vedo un fatto, un evento inaspettato, una chiusura, un qualcosa che probabilmente non ti aspettavi o è un momento, poi andiamo a sondare, poi andando avanti nella stesa. Mhmm, sei un qualcuno che, potresti essere molto selettivo o selettiva, Cosa intendo? Che va sempre ad analizzare molto ciò che gli accade e analizzi, ci pensi, talvolta potresti anche essere un qualcuno, un po' diffidente, ci vedo della diffidenza nella chiave, forse anche per via di situazioni passate che ti hanno anche un po' segnato, volendo. Nonché qua è come se tu ti fossi magari accorto di un qualcosa che non era propriamente come
ti aspettavi tu. Oppure ci sono stati anche delle parole dette con falsità qua. Ti vedo diffidente, Chiave. Come mai? Sei un qualcuno che sei un gran lavoratore, ecco. Un qualcuno che vive per il suo lavoro o vorrebbe realizzare un qualcosa di tutto suo anche nel lavoro. Comunque, qua le carte indicano che sei un gran lavoratore. È una persona molto passionale, la Chiave, eh? Passionale, ma qua è come se loro ti dicessero: c'è un cambiamento che devi fare e abbiamo paura di farlo. Questo è un po' il senso di queste due carte. C'è un qualcosa che dobbiamo fare, ma abbiamo paura. Lo vedi? Ecco, non a caso ti parlavo all'inizio di questa ruota, che sono situazioni, c'è una situazione che va a ripetersi nella tua vita, dove peraltro potrebbe esserci stata una chiusura, e questa cosa ti limita, ti senti imprigionato anche, come se non riuscissi a essere completamente te stessa o te stesso, ecco. Ce lo fanno vedere molto bene qua. E penso tu debba fare un viaggio, tra non molto, o l'hai già fatto di recente, un viaggio di piacere, bello, in compagnia di amici, amiche. Abbiamo questo 3 di coppe per andare magari ad un evento o ad un qualcosa di simile. Comunque ti vedo spostarti, Chiave. Beh, qui un'ultimissima cosa che ti dico è che sì, ti vedo innamorato. C'è una gran bella passione che tu hai per una persona. Ci vedo una forte attrazione, con questa carta del diavolo e gli amanti. Passione, attrazione, una cosa molto forte qua. Nonché abbiamo anche i sentimenti naturalmente, Re di coppe con la stella. Ed è un qualcosa che deve probabilmente ancora svilupparsi, crescere, un qualcosa proprio magari all'inizio, una storia che è all'inizio, però un qualcosa c'è qua. Se non parliamo di sentimenti, ti vedo andare ad iniziare un qualcosa che è anche una tua aspettativa, è un qualcosa sul quale hai lavorato, hai investito, e questa cosa inizia, o è già iniziata, però da un'altra parte, con rispetto dove sei tu in questo momento. Beh, l'avevo appena detto, asso di bastoni. Ma cosa parlo a fare io? Qua, Chiave, c'è un qualcosa che in questo momento o prestissimo germoglia, inizia, e con un asso di bastoni, se lo mettiamo qua insieme a questo, abbiamo proprio fatto una coppia perfetta, Iniziamo, Chiave. Adesso vado a parlare
della tua metà. E poi a fine stesa ti dirò le iniziali del nome, del cognome, della città dove questa persona vive e anche alcuni numerini di riferimento. Questo eri un po' tu. Penso di averti detto tutto. La diffidenza, sì, anche qua, forse questa non te l'avevo fatta vedere. Siamo diffidenti, chiave. Parliamo della tua metà, va? Vediamo un po' chi è la metà della chiave. Qui la tua metà potrebbe essere è un segno d'acqua, un cancro, scorpione e pesci, ma volendo anche un segno di terra probabilmente, toro, capricorno, vergine, ovvero un ascendente in uno di questi segni. Non per tutti perché questo è un interattivo, però dovrebbe, ecco, avvicinarsi un po' a questi segni che ti ho detto. È un qualcuno che di recente, sto parlando della tua metà, deve aver chiuso un ciclo con un qualcosa, o lo sta facendo, lo sta chiudendo, o nella vostra situazione si deve chiudere un ciclo per ripartire in un'altra modalità. Qui con questo 4 di bastoni devo dirti che la tua metà e la tua anima gemella o la tua fiamma gemella, le vedi? Queste due persone che si specchiano l'un l'altra, e mi viene da dirti che l'amore giustamente è uno spirito dentro due corpi, almeno qualcuno l'ha detto, non me la sono inventata io. E questo è il caso tuo, chiave. La tua metà è un qualcuno che con questo 8 di denari potrebbe essere magari anche un tuo collega di lavoro, o lo conosci, l'hai conosciuto sul lavoro o lo conoscerai sul lavoro, la vedi? O che comunque avete un qualcosa in comune di molto importante. Io qua ci vedo una gran bella passione, ci vedo con questo 6 di coppe, vedi, non a caso si parlava di anima gemella o fiamma gemella, è un qualcuno che è come se tu avessi il sentore di conoscerlo da sempre. Il 6 di coppe indica proprio quello. O potrebbe anche essere un tuo compagno di scuola, un amico di infanzia, ma in particolare hai questa sensazione come se lo conoscessi da sempre. La tua metà è un qualcuno che fa anche un po' fatica ad aprirsi, se vogliamo, Lo vedo molto aggrappato a ciò che sono i suoi pensieri, i suoi ideali, nonché con questa carta del mago che ci indica, spiritualità, potrebbe essere, ecco, una persona, appassionata di spiritualità. Qui abbiamo questo mago, potrebbe essere un qualcuno che ama, diciamo, il mondo esoterico. Qui la tua metà io lo vedo
Qui capelli castani e gli occhi potrebbero essere castani ma più verso il chiaro volendo, anche verdi o azzurri. Sono un po' indecisa. E la tua metà è un qualcuno che ti sta facendo soffrire o insomma qua curiosamente c'è una situazione dove tu per lui sei una certezza e viceversa lui o lei per te. Però con questo 3 di spade la tua metà ti sta facendo un po' preoccupare, ti senti con questa sofferenza al cuore. E mi viene da dirti che, sai, il vero amore comincia quando non ci si aspetta nulla in cambio. Potrebbe essere, ecco, un qualcosa che calza bene con questa situazione tua, essendoci un 8 di denari. La tua metà è qualcuno che pensa molto al suo lavoro, come se il lavoro fosse un po' la sua priorità con rispetto a tutto il resto. Sì, io qua, in quanto segno di terra, vedo un qualcuno che prima c'è il lavoro, poi c'è tutto il resto. E poi c'è questa situazione con questo peso che allora tu sei una certezza per lui e viceversa lui per te. Questa è la tua metà, ma in qualità di anima gemella o fiamma gemella probabilmente in questo momento oppure la situazione, ecco, in sé potrebbe essere un po' pesante da sopportare. C'è qui, vedi, con questa luna ci sono ambiguità, anche delle paure, e mi fanno vedere questo di questa tua metà chiave. Coraggio. Cosa ti dico ancora della tua metà? Penso di averti già detto più o meno tutto. Ma visto che abbiamo visto qua un po' di difficoltà, con questo 3 di spade, vedi, c'era anche il cambio di ciclo necessario qua all'inizio. Mi viene da dirti che mi pare lo dicesse Young, ciò a cui opponi resistenza persiste. Quello che accetti può essere cambiato. Penso che faccia caso tuo, chiave. E adesso vado a dirti le iniziali del nome o cognome o il paese dove vive la tua metà. Vediamo un po' per la chiave. Vediamo un po'. Qui abbiamo nuovamente la lettera F, mi pare che sia già uscita anche prima.
I, G, D, T, beh, qui C, e R. Sono queste. Stavo pensando se riesco a dartene ancora una. E lettera A. Adesso ti dico 4 numeri che dovrebbero ricordarti un qualcosa della tua metà, o ti ricorderanno un qualcosa. Può essere la data di nascita, numero di telefono, numeri contenuti nel numero di telefono o una data particolare, oppure potresti anche vederli ripetersi spesso. Non a caso ci è uscita la carta dell'innamorato, Numero 7, 43, 58 e 11. 7, 43, 58 e 11. E questo era, o questa era la tua metà chiave. Adesso ti chiedo di pensare ad una domanda e con questo doppio mazzo di arcani maggiori, bello spesso, guarda, ne ho messi 2 insieme, che sono i miei preferiti. Vado a darti una risposta ad una tua domanda. Pensa bene e vediamo cosa i tarocchi vogliono risponderti. Per la chiave. Vediamo un po'. L'appeso, il mondo e la torre. Dunque, era già anche uscita prima la torre, qua andiamo poi a metterne giù altre per chiarire un po'. Le metto qui. Riguardo alla tua domanda, qua c'è una situazione ostacolata, un qualcosa che bisogna necessariamente rivedere, o comunque siete, io parlo se hai fatto una domanda riguardo ai sentimenti, però ecco, a livello un pochino più generale, ci indicano degli ostacoli qui. Ostacoli dovuti a una mancata comunicazione probabilmente con questa carta del mondo, anzi una possibile addirittura chiusura della comunicazione. Quindi penso che, vedi, non a caso anche qua c'era uscita la torre. La risposta in questo caso è un no, se vogliamo appunto dare una risposta secca, in questo caso è un no, però essendo che appunto tu hai chiesto per una situazione, vado ancora a metterne giù altre e voglio vedere come evolve, però in questo momento pare essere un no, a causa di mancate comunicazioni, forse non c'è dialogo, non c'è comunicazione, ecco, una cosa di questo tipo, o stai aspettando, diciamo, una comunicazione da qualcuno e non arriva. Mettiamo giù altre 3, vediamo, cosa ci dicono. Per la chiave. Il giudizio, finalmente. Guarda un po', le stelle e il Papa. Allora, qui
In questo momento la risposta è un no. Se fa riferimento a una situazione, che riguarda la chiusura con un qualcuno dove non ci si sta parlando, c'è una, mancanza di comunicazione, è fondamentale ripristinare questa comunicazione. Di fatto il giudizio sono notizie che arrivano, La carta delle stelle è molto bella, sono aspettative, realizzate e con il Papa, si ritrova un accordo. Quindi ti dico che, qua la risposta è un no, momentaneamente, o poi in base a quello che tu hai chiesto, però comunicazioni le abbiamo. Quindi, piuttosto, prova a scrivere tu, prova a riaprire questa comunicazione, perché pare che sia fondamentale. E questo era per te, chiave. Ti dico adelante. Intanto faccio un po' di ordine qua sul tavolo. Adelante, chiave. Cuoricino, suerte per te. Vediamo cosa dicono i tarocchi sulla tua metà. Chi è la tua metà? Prima però vado a parlare un pochino di te. Cuoricino, sei di un segno d'acqua. Cancro, Scorpione, Pesci. Ma potresti anche essere di un segno di fuoco, Ariete, scusa, Leone, Sagittario, o avere un ascendente in uno di questi segni. Per il cuore qua abbiamo una persona un po' sognatrice, un po' tanto, qualcuno che, ecco, vedi, non a caso qua ci crogioliamo, con questi sogni che, sicuramente sono anche belli, però io vedo che è come se tu in questo momento avessi, ecco, questi sogni, un qualcosa che stai puntando, vedi? Magari anche un chiodo fisso, vedi? Sono sogni, sono aspettative. Qua il cuoricino è una persona che ama sicuramente leggere. Ti vedo possedere tanti libri o leggerli o insomma, ti piace la lettura. Ti piace stare in compagnia. Hai tante amicizie che apprezzano la tua compagnia e sei un qualcuno anche però che si prodiga molto anche per gli altri. Sei uno che quando c'è un qualcosa da fare, da aiutare un qualcuno, insomma non si tira indietro, ti vedo molto ben disposto anche ad aiutare, sostenere le altre persone. Qua cuoricino sei un qualcuno che a causa di questa sorta di pigrizia che, se vogliamo, ecco, io vedo qua, stai perdendo delle opportunità o stai lì ad aspettare che un qualcosa caschi dal cielo, vedi?
Non a caso che qui il frutto ti ti travolga. E stiamo perdendo delle opportunità. Pensa un po' bene a cosa fa riferimento, perché qui, mh, mi dicono questo. Ti vedo, in questo momento vedi la carta della forza su questi sogni, su questo sentimento che tu provi per un qualcosa o ad un qualcuno, cioè è un qualcosa di molto forte, è un qualcosa che tu alimenti giorno per giorno, ma che allo stesso tempo probabilmente ci crea anche un pizzico di ansia, oppure potrebbe esserci, ecco, una situazione che ci porta ad essere particolarmente ansiosi, cuoricino. Sei una persona un pochino timida per me. Ti vedo un timido o una timida, cuoricino, che hai sicuramente una capacità, un dono in un qualcosa, però non ti piace mostrarlo troppo agli altri e te lo tieni per te. Ti vedo in particolare su una situazione non ti vedo riservata, ti vedo che c'è un qualcosa che tu nascondi o starei mica nascondendo i sentimenti nei confronti di qualcuno qua, visto che parliamo d'amore, mh? Vedi, non a caso anche l'appeso. Allora io ti dico che anziché sognare qua, ehm, tu hai un'opportunità, un'occasione che ti sta un po' ti stai lasciando sfuggire, perché con questa carta dell'appeso è come se tu, ecco, fossi lì che, non ti muovi, non ti puoi muovere o, ci indica un po' di immobilità questo appeso. C'è qua da decidere cosa vuoi fare cuoricino, eh. Cioè non è che possiamo stare qui ad aspettare in eterno. Un 2 di spade ed è una decisione anche molto importante a mio avviso, che penso che riguardi, mhmm, una situazione che tu hai in questo momento nella tua vita, e dobbiamo deciderci. Pensare che basterebbe, ecco, un pizzico di intraprendenza in più, ma comunque anche coraggio, dicono le carte, eh. Devi esser coraggioso o coraggiosa, cuoricino, perché, qui pare che ci sia da, mhmm, confrontarsi con un qualcosa che va, ehm, preso molto seriamente, ma anche affrontato con coraggio, mh? Sì, sei una persona timida, guarda, sui sentimenti. Penso che tu sia innamorato, innamorata magari di un qualcuno e non hai il coraggio di dirglielo, cuoricino. Oppure ci sono delle cose che vorresti dire e non hai il coraggio di dire o ti stai proteggendo dai sentimenti. Mh. Potrebbero essere un po' queste, alcune delle tue caratteristiche. Cosa posso ancora dirti di te? Forse c'è, un cambio di casa qua che vuoi fare o che hai fatto di recente, o un viaggio che ci vedo, ecco, un po' di ansia su questa cosa,
o una piccola preoccupazione, piccola o grande che sia, comunque un 9 di spade è una carta di preoccupazione importante. Chissà dove vuoi andare, cuoricino. Qui è ora di interrompere, spezzare con determinate dinamiche. Basta rimanere appesi, qui c'è proprio da affrontare questa tua situazione con coraggio e penso che tu mi abbia capita, cuoricino. E adesso vado a parlare della tua metà e poi ti dirò anche le iniziali del nome, del cognome o del paese dove questa persona vive, nonché dei numerini che possono fare riferimento a lui o lei, può essere anche la data di nascita, insomma, dopo li vediamo. E a fine stesa rispondo anche ad una tua domanda con un doppio mazzo di arcani maggiori. Vediamo un po' chi è la tua metà. La tua metà potrebbe essere di un segno di fuoco, Ariete, Leone, Sagittario. Sì, mi riconfermano il segno di fuoco. Ma ci vedo anche un segno d'acqua, Cancro, Scorpione, Pesci, oppure potrebbe avere un ascendente in uno di questi segni. Qui, ecco, con la tua metà, anzi, la tua metà io la vedo una persona che potrebbe già essere impegnata o coinvolta anche in un'altra relazione in questo momento, o potresti essere tu, quindi stiamo parlando di una situazione dove io ci vedo anche altre persone coinvolte, quindi con questo 7 di spade si va magari anche ad ingannare qualcuno e con questa metà tu hai già chiuso probabilmente, o ci sono state delle chiusure, dei fatti inaspettati, non solo una volta, ci vedo più di una volta, degli allontanamenti. Qua la tua metà, io lo vedo, sei un uomo molto alto di statura, ma anche una donna volendo, una persona abbastanza alta di statura, con la pelle pallida, chiara, pallidina. La tua metà è un qualcuno con il quale ti vedo parlare molto, c'è una gran bella comunicazione qua, forse non in questo momento, potrebbe essere, perché qua abbiamo questa torre, però è un qualcuno con il quale ti vedo parlare ore, o messaggiare, perché questa è anche una carta che mi indica messaggi. La tua metà è una persona molto passionale. Guarda, neanche a farlo apposta. Regina di bastoni e re di bastoni. Qui abbiamo una coppia unita da questa incredibile passione che provate l'uno per l'altra. È proprio il top, è molto forte qua.
Ehm, penso che però in questa relazione con la tua metà purtroppo ci sia una situazione, che vi tiene molto vincolati, dove ti sembra di non vedere la via d'uscita e, tergiversiamo, ci barcameniamo un po' senza sapere, ecco, dove vogliamo andare, cosa vogliamo fare. Mi fanno vedere questo, oppure non è possibile fare anche, potrebbe non essere possibile fare per via anche magari di non per tutti, perché questo è un interattivo che vale per tante persone, però anche di un'altra situazione che c'è in questo momento, per lui o per te, ecco, le carte mi indicano questo. La tua metà è un qualcuno che potrebbe essere più giovane di te o ha un aspetto molto giovanile, dimostra meno anni della sua età. Mhmm, e e ed è un qualcuno che, mhmm, si sta portando un peso di una situazione che, qui gli pesa, ma e allo stesso tempo gli provoca anche una sorta di malinconia. Mh. Scusa se ho fatto questa pausa, ma volevo capire qua. La tua metà è una persona potrebbe avere gli occhi molto scuri e un bello sguardo, è un qualcuno che ha un fascino, un qualcosa di che piace e allo stesso tempo sa anche di averlo, e quindi se ne vanta anche un po'. Ha un fascino questa metà del cuore. Mhmm, qui cuoricino ti dico che la relazione con la tua metà, mhmm, non è così facile, perché sono dell'idea che siete 2 persone, ehm, che non avete ancora, diciamo, raggiunto lo stesso come ti posso dire, non siete sullo stesso livello. Per farti capire, lui è qui, tu magari sei già qui, e per questo motivo hai determinate pretese che chiaramente questa persona non può, uhm, insomma non ti può concedere determinate cose che tu vorresti, infatti la vedi ti vedo un po' sulla difensiva, ti vedo, come ti posso dire? Sto cercando le parole, ti vedo sperimentare delle mancanze da parte di questa persona. Ti vedo anche a volte stanca o stanco. Qui ci manca, oppure ci fa sperimentare delle mancanze. Questa è
la tua metà. Mhmm, penso che tu l'abbia riconosciuta. È un qualcuno che dove io ci vedo una fortissima passione, come se voi da parte sua, da parte tua, insomma, c'è questa passione che vi unisce, ma allo stesso tempo, mhmm ci sono anche dei sentimenti, c'è l'iniziativa volendo, ecco, con questo asso di coppe promette anche bene, ma in essere la situazione attuale penso che magari per te non sia così semplice da gestire, eh. Questa persona ti manca, ti sta mancando e ti fa sperimentare magari queste mancanze. E ciò che non ci fa mancare qua è la passione. Penso che tu mi abbia capita. Mh? Cuoricino, questa è la tua metà. Cosa posso ancora dirti di questa metà? Mah, che magari state anche a parlare ore e ore, senza accorgervi che il tempo passa. Però allo stesso tempo, con questa tua metà, purtroppo devo dirti che c'è una situazione che in questo momento non consente di più. E penso che tu l'abbia riconosciuta. Adesso vado a dirti le iniziali del nome o del cognome o del paese dove questa tua metà vive. E vediamo. Lettera E, T, N, R, L, mhmm, poi abbiamo la lettera G, ne ho 2, V, e lettera M. Queste sono. Adesso vado a darti 4 numeri che potrebbero ricordarti qualcosa della tua metà, magari a data di nascita, numero di telefono, o una data particolare, o magari sono numeri che vedi ripetersi spesso. 23 44 83 45. 23 44 83 e 45. 44 magari può essere l'età, 44, 45. Il 23 è il giorno di nascita, E questa era la tua metà, cuoricino. Adesso ti chiedo di pensare ad una domanda e vado a darti una risposta secca con un doppio mazzo di arcani maggiori, guarda, li ho messi insieme. Quindi pensa a questa domanda e vediamo quale risposta vogliono darti. Per il cuoricino.
L'eremita, la ruota e il carro. Mh. Allora qua, la risposta è un sì, mh. C'è da meditare ancora bene determinate cose. Qua l'eremita ti parla di riflettere, riflessione, e la ruota va a girare e c'è un movimento con questo carro, è un sì, e quindi, la mia risposta è un sì, non sto lì a metterne giù altre. Però pensiamoci ancora bene su, mh, e poi diamo questo giro di ruota. Sai, vedendo questo carro, mi viene in mente una frase, che dice che se la meta da raggiungere è la felicità, il viaggio è sempre conveniente, eh. Cuoricino, penso che tu mi abbia capita. E ti dico adelante con questa metà. E con oggi abbiamo finito. Io vi ringrazio per avermi seguita. Vi auguro una buona settimana perché domani è lunedì e come al solito vi saluto dicendovi cuoricini, cuoricine, adelante. Ciao!